DB4 è la nostra ultima versione di banco prova. È dotato rispetto alle versioni precedenti di un motore più potente e di un software più sofisticato che ci consente un campionamento molto più rapido e più preciso. La funzione del banco prova è chiaramente quella di misurare la forza idraulica delle sospensioni, ossia lo smorzamento sia in compressione che in ritorno che si crea nella dinamica del movimento e che è quindi a sua volta determinato dalla velocità a cui la sospensione viene sollecitata. Il DB4 viene venduto accessoriato con una valigetta di attacchi per poter installare nel macchinario tutte le principali tipologie di forcelle e ammortizzatori, sia per quanto riguarda moto stradali che da fuoristrada, che anche per quanto riguarda il mercato bici. La sua stessa struttura lo rende poi molto versatile. La regolazione dell'altezza e della corsa è molto semplice. Grazie ai due pali laterali possiamo regolare l'altezza della torretta superiore in maniera molto comoda, e anche la corsa viene regolata agilmente infulcrando la bielletta negli appositi fori sul disco rotante. Una volta installata la sospensione e collegato il banco al software, andiamo ad avviare il nostro test potendo impostare sia le velocità che vogliamo far effettuare alla sospensione, sia il numero di cicli che vogliamo il banco effettui per ogni velocità. Premendo il tasto Start avviamo quindi il nostro test e vediamo che il software ci propone già una lettura in tempo reale del ciclo di accelerazione e decelerazione sia in compressione che in ritorno, con il classico grafico a forma di patata. Una volta terminato il nostro test andiamo a salvare l'acquisizione sul software e andando a caricare il file possiamo accedere ai dati nella loro completezza. Come vediamo, una volta caricato il file, il software ci rende sia una tabella numerica con i valori di smorzamento in compressione e in ritorno alle singole velocità, sia dei dati generali come la forza gas, ossia la spinta dell'azoto nel caso di un ammortizzatore, o la spinta della pressione interna che si è creata nella forcella durante la corsa, o ad esempio la friction, ossia quello che il banco stima essere l'attrito meccanico della sospensione che stiamo misurando, e ancora, se abbiamo connesso il sensore della temperatura, la temperatura di utilizzo a cui stiamo facendo lavorare la nostra sospensione. Oltre a questi dati numerici, il software ci propone, come vediamo nella parte sinistra dello schermo, tre grafici. Il primo, qui indicato come peak velocity, ossia letteralmente velocità di picco, ci mostra lo smorzamento che abbiamo alla massima velocità di ogni ciclo impostato, sia in compressione che in ritorno. È analizzando questo grafico o confrontando due file di questo grafico che riusciamo a capire se un ammortizzatore è più duro o più morbido di un altro, a che velocità è più duro o più morbido di un altro, o se è più frenato o più libero in estensione. Il secondo grafico, come già suggerito dal nome displacement, ossia spostamento, ci dà ragione dello smorzamento prodotto dall'ammortizzatore in ogni punto del suo ciclo, quindi del suo spostamento. È proprio da questo grafico con la classica forma di patata che riusciamo a capire se l'ammortizzatore o la sospensione in generale presenta un comportamento anomalo, dei vuoti di forza anomali, tende ad andare in cavitazione superata una certa accelerazione, o ha invece un funzionamento corretto. Il terzo grafico è quello dell'isteresi, che possiamo definire come la suscettibilità di un ammortizzatore o di una sospensione in generale alle diverse accelerazioni. Sappiamo che l'idraulica crea uno smorzamento che è tanto maggiore quanto maggiore è la velocità di movimento. Essa è però anche profondamente influenzata dall'accelerazione, per cui lo smorzamento creato a una data velocità in un momento di massima accelerazione è comunque sempre diverso da quello che si creerebbe alla stessa velocità ma in un momento di accelerazione minore. Il grafico dell'isteresi ci rende ragione proprio di questa differenza, mostrandoci la diversa forza smorzante che si crea a seconda che il mono sia in fase di accelerazione o decelerazione. In questo caso, ad esempio, vediamo che le due linee sono molto ravvicinate e questo ci informa che la forza smorzante in accelerazione e decelerazione è molto simile e quindi l'ammortizzatore ha un carattere e un comportamento molto uniforme. In quest'altro caso invece vediamo che le due linee sono molto distanti, quindi l'area disegnata dal grafico dell'isteresi è molto più ampia e quindi questo ci dice che la forza smorzante che si crea in fase di accelerazione o decelerazione è molto diversa. Questo ci dice che l'ammortizzatore è difficilmente caratterizzabile perché è troppo condizionato dal tipo di accelerazione a cui è sollecitato.
Sovrapponendo i grafici come vediamo qui possiamo avere un'idea ancora più chiara della differenza fra le sospensioni che stiamo testando. La grande funzionalità del software è anche quella di consentirci di confrontare fra loro sospensioni diverse o tarature diverse e capire quindi più precisamente come queste modificano il comportamento delle nostre sospensioni. Sta poi alla nostra esperienza capire come meglio settare la sospensione in base a quelle che sono le nostre esigenze, i tracciati e le richieste del pilota. Per ulteriori info non esitate a contattarci o scriverci all'indirizzo mail che trovate nel sito.